Ciao a tutti ragazzi e come al solito bentornati sul canale. La Juventus vince e convince battendo al Tardini il Parma per 4-1, quasi 5-1 se non ci fosse stata giustamente quella rete annullata Open per fuorigioco, e dispiace per il giocatore perché sappiamo quanto in questo momento l'attaccante belga avesse bisogno forse di una spinta e di quell'iniezione di fiducia che può arrivare per un attaccante solo quando si segna, però sono convinto che nelle prossime settimane avrà altre opportunità. Quello che c'è da sottolineare è purtroppo ancora una volta una disattenzione di Cambiasso, di cui parleremo in questo video, però a parte quello la partita è stata a senso unico e secondo me abbiamo dimostrato che nonostante magari un inizio di stagione deficitario, in questo momento siamo molto concentrati, siamo presenti e siamo completamente in lotta per questo quarto posto e dall'arrivo di Spalletti è anche aumentato e di molto la fase realizzativa di questa squadra, che in questo momento si trova al secondo posto per reti segnate, con un distacco da non sottovalutare, però seconda solo all'Inter che è prima in classifica, e quindi è un qualcosa di importante. Ricordiamoci che le punte fino a questo momento non hanno brillato, quindi pensate se invece dovesse arrivare magari qualcuno che aumentasse proprio la produttività in zona d'attacco per quanto riguarda le punte. Comunque parleremo anche un attimo di mercato in questo video, perché ci sono chiaramente degli arrivi che andiamo a sottolineare, però vi invito prima di cominciare come al solito ad iscrivervi al canale. Vi ricordo che è completamente gratuito, ma soprattutto ragazzi lasciate un commento e un mi piace, così da aiutare questi contenuti ad arrivare al più alto numero di juventini possibili, e anche e soprattutto di condividere le nostre idee. Dal punto di vista del mercato lo sappiamo dove siamo, c'è stata comunque il blitz per Jeremy Boga, che ha già effettuato le visite mediche, quindi sarà disponibile da domani, da lunedì, alla Continassa. Poi è arrivato anche Holm con questo scambio, anche se sono due diciamo operazioni separate, però Joao Mario va in prestito al Bologna e noi andiamo a prenderci Holm come sostituto di Kalulu sulla destra, e quindi qualcosa la Juventus ha fatto. È chiaro che c'è ancora un po' nell'aria questa sensazione che Colomboigny sia magari sempre lì in attesa che capiti qualcosa, però abbiamo capito che il Tottenham in questo momento non sembra, anche giustamente forse, accettare questa situazione, però qualcosa potrebbe essere successo, perché il Tottenham ha acquistato Strand Larsen e quindi ha investito dei soldi per una punta, e credo che questo potrebbe magari facilitare le ultime 24 ore per quanto riguarda questo scambio con la Juventus. Non sarà facile, vi terremo informati. C'è stata anche quella diciamo soffiata per quanto riguarda i Cardi, ma da quanto si è capito è più che altro stato l'entourage del calciatore, che adesso è Galatasaray, ad approcciare la Juventus. La Juventus fino a questo momento non sembra, quantomeno quello che ci hanno detto, aver fatto nessun tipo di offerta ufficiale. Comunque, calciomercato a parte, che sapete mi interessa relativamente, certo mi piace quando arrivano giocatori forti, però ormai è diventata una giungla. Parliamo della partita di oggi, perché se tanti calciatori hanno dimostrato di avere una grande continuità, e chiaramente andiamo a sottolineare la doppietta di Bremer, che non mi sembra qualcosa da sottovalutare, però a parte lui abbiamo visto un Di Gregorio in formato top questa sera, perché ha fatto delle parate importanti, ma soprattutto ha dato tanta sicurezza alla retroguardia. Abbiamo visto un Kelly che ormai è diventato, dall'inizio di questa stagione ma anche dalla fine della scorsa, un calciatore affidabile ma soprattutto di personalità, e che fa della calma proprio il suo punto di forza. Un calciatore che raramente butta via il pallone e ormai è diventato proprio, secondo me, uno dei perni di questa squadra per quanto riguarda il reparto difensivo. Abbiamo visto un'altra volta Weston McKennie in grande spolvero, che va ancora una volta a mettere il suo nome sul tabellino. Grande prestazione anche di Locatelli, secondo me, che ultimamente da quando è arrivato Spalletti, dove è chiaro che il tecnico è stato molto, secondo me, onesto con Manuel e gli ha tolto delle responsabilità, gli ha dato l'opportunità di ritornare a fare le cose in maniera un po' più semplice, 1-2 tocchi palla via, e infatti la manovra della Juventus è aumentata parecchio di velocità. Nello stesso tempo non possiamo non menzionare Jonathan David, perché a parte insomma l'assist per il secondo gol di Bremer e poi la rete segnata sulla ribattuta sul tiro di Conceição, c'è da dire che è un calciatore che sta dimostrando nelle ultime settimane, come sapevamo già, di giocare
molto bene il raccordo con la squadra. Ha una buona tecnica individuale e si trova molto bene nello stretto nel fraseggio. La Juventus ha fatto tante azioni di prima, uscite dalla difesa, ma anche in zona offensiva negli ultimi 30 metri e forse si poteva persino portare a casa qualcosa in più. Anche da ricordare quella traversa veramente da posizione ravvicinata di Cigo con Selsao. Dispiace per il Dizzi che chiaramente questa sera non era in forma, non sappiamo se sia più che altro un discorso influenzale, di stomaco o magari un fastidio muscolare, ma fin dall'inizio della partita si era visto chiaramente che Kenan non era così coinvolto all'interno della gara come fa di solito, come ci ha abituati, quindi aspetteremo di vedere cosa c'è, spero nulla di grave, non sembra nulla di grave, però ci terremo comunque informati. Per quanto riguarda Thuram, anche lui buona prestazione, ma quando si vince 4-1, quasi 5-1, è chiaro che tutta la squadra fornisce una prestazione di livello. Secondo me sottotono sono stati Cigo con Selsao, ma questa è una mia opinione personale. Io credo che a volte questo calciatore sia un po' troppo monotematico e credo che potrebbe diventare un'arma veramente pericolosa per quanto riguarda la Juventus se mai inizierà a magari giocare un po' meno da solo, e ancora quello purtroppo è il suo tallone d'Achille, ma soprattutto essere molto più concreto per quanto riguarda poi le occasioni da gol, perché oggi in un paio di situazioni scusate, poteva fare sicuramente di più. L'ingresso di Miretti nel secondo tempo, molto deludente l'ingresso di Gatti invece, però tutto sommato mi sembra che sia stata una prestazione di quella Juventus che insomma Spalletti ci ha abituato a vedere in quest'ultimo periodo e ci dà molta diciamo ci fa stare bene, perché sappiamo che da adesso inizia un periodo di circa 6 settimane in cui la Juventus si gioca praticamente tutti quelli che sono gli obiettivi, cioè la Champions League sarà da dentro e fuori con questa doppia sfida contro il Galatasaray. Per quanto riguarda il quarto posto, chiaramente il risultato di oggi del Como, cioè quel pareggio contro l'Atalanta, ci aiuta perché ci dà l'opportunità di creare un piccolo gap comunque col Como, però ci sono Milan, Napoli, Juventus e Roma secondo me in lizza per il quarto posto, e lo ripeto, il Como comunque non lo darei per escluso perché è una squadra che ha dimostrato di avere idee, gioco e può essere veramente lì fino alla fine. Per quanto riguarda il mercato, secondo me queste due scelte della Juventus hanno senso perché Jeremy Boga ha dimostrato in passato di essere un buon giocatore, chiaramente negli ultimi anni ha fatto fatica, però la Juventus lo prende in prestito con un diritto di riscatto per 5 milioni che nei giorni d'oggi, insomma nell'epoca odierna, è una cifra irrisoria, ed è un calciatore che se dovesse ingranare potrebbe essere un'ottima riserva per quanto riguarda la zona di campo di Kenan Yildiz, e potrebbe soprattutto dare possibilità al turco di riposare, che secondo me in qualche partita magari, soprattutto in questo Tour de Force, potrebbe veramente trarne beneficio se potesse tirare il fiato, ma soprattutto se avesse qualcuno che entra che comunque può fare la differenza, perché Boga ai tempi del Sassuolo l'ha dimostrato che può essere un calciatore di quel livello. Bisogna vedere poi quale sarà il risultato. Allo stesso tempo abbiamo Holm è un calciatore secondo me che può fare bene la Juventus, l'avevamo già cercato in passato, ma ha fisicità e se è in forma, ecco, l'unico neo è quello, il discorso dell'aspetto degli infortuni. Beh, se è in forma secondo me può essere un buon rimpiazzo per quanto riguarda la fascia destra, quella di Kalulu. Poi ripeto, oggi purtroppo abbiamo visto ancora una volta l'infortunio diciamo tecnico da parte di Cambiaso, che dimostra spesso di essere mentalmente fuori dalla partita e diciamo che se la Juventus non avesse segnato subito il 3-1 avrebbe potuto causare anche dei problemi grossi in una gara dove, nonostante un paio di parate molto buone di Gregorio, la Juventus aveva chiaramente meritato di portare a casa i 3 punti, e se ti ritrovi sul 2-1 con ancora 38 minuti di gara, beh, quello può essere un qualcosa di molto rischioso, e quello che ho visto nel replay è proprio questa nonchalance di Cambiasso di andare a attaccare una palla che è all'interno dell'area piccola cercando di fare un colpo di tacco per allontanarla invece di spazzarla via. Cioè a volte bisogna anche scegliere di fare la cosa meno bella ma essere proprio concreti, e secondo me è quello che manca a Cambiasso, perché a volte, ripeto, durante la partita fa delle cose anche molto buone, soprattutto quando entra negli spazi, però questi errori purtroppo in alcune partite, soprattutto in Champions League, in partite molto più tirate rispetto a quella di oggi, può essere un disastro. Per quanto riguarda la punta, sappiamo i contatti con Colomoni che comunque sono ancora in stallo. Ricordiamo che il Tottenham ha acquistato Strand Larsen, mi sembra dal Wolverhampton oggi, e quindi ha trovato un altro attaccante.
quello magari potrebbe dare l'opportunità a Colomoni di essere sganciato. Sappiamo che la Juventus ha già parlato con Real Madrid e ha un principio di intesa, con quel calciatore non ci sono problemi, bisognerà vedere quello che succede nelle ultime ore. Per quanto riguarda Icardi, lo sapete che è stato più l'entourage del calciatore ad andare a contattare e proporre Mauro alla Juventus che la Juventus andare da Icardi. È chiaro che in entrambi i casi secondo me la Juventus ne avrebbe fuori con dei calciatori che hanno delle grandi qualità, ma soprattutto Icardi, anche lui è un calciatore che nonostante l'infortunio pesante dal crociato l'anno scorso conosce bene la Serie A ed ha dimostrato, nonostante i suoi 1,81 m di altezza, di essere devastante di testa, ma di avere chiaramente il fiuto del gol, ce l'ha sempre avuto e noi lo sappiamo bene visto che ci ha segnato contro più di qualche volta. Ripeto, la Juventus ha fatto quello che poteva fare in questo mercato, sapevamo che dal punto di vista economico c'erano poche opportunità proprio dal punto di vista finanziario per la situazione. Chi continua a parlare di Osimhen, ragazzi, Osimhen è una clausola anti-Italia, anti-Juve per un altro anno e mezzo, quindi non è neanche un'opportunità o una possibilità, quindi non pensateci nemmeno. La Juventus spero faccia la punta, però ripeto, la bravura di Spalletti a oggi è stata proprio quella di cambiare come gioca la Juventus e di coinvolgere tutti quanti nella manovra. Infatti nella Juventus hanno segnato, non mi ricordo il numero di calciatori, ma è un numero importante e credo che ancora una volta sia stato Spalletti il nostro miglior acquisto. Insomma, ragazzi, inizia un tour de force. Lasciatemi la vostra opinione su questa partita. Credo che ci sia poco da andare a criticare, a parte la prestazione, ripeto, di Cambiasso, che proprio per quell'errore dimostra di non essere a quel livello che dovrebbe essere in questo momento, scusate la ripetizione, all'interno della Juventus, ma soprattutto ci continua a far riflettere su quella zona del campo di sinistra dove chiaramente abbiamo Kostic che oggi è stato riproposto a destra come sostituzione visto il gol rientrando la settimana scorsa, però bisogna farsi qualche domanda se forse nel mercato estivo non sarebbe l'ora di fare pulizia soprattutto di alcuni calciatori che hanno dimostrato di non essere da Juventus. Voglio essere brutale, ma con Maines purtroppo dovrà essere secondo me piazzato da qualche parte. Zegrove in realtà bisognerà aspettare perché si sapeva che sarebbe stato un ritorno abbastanza difficile dopo quel lungo infortunio, non giocava da un anno, quindi vorrei giudicarlo l'anno prossimo, però anche Cambiasso se ci fosse l'opportunità sarebbe da cedere e trovare qualcuno che invece magari prende le partite un po' più sul serio. Lasciatemi la vostra opinione, ragazzi, sempre forza Juventus, ci sentiamo se capiterà qualcosa nel mercato, ma mi raccomando non molliamo mai, anche perché inizia veramente un tour de force. Ditemi la vostra, un bacio, ciao!